Eccolo, eccolo. Vai, scoiattoli. Qui c'è la tana. Buongiorno amici tichettiani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ci troviamo nel parco della città di Maribor. Infatti la sorpresa che vi volevamo fare era proprio questa. Innanzitutto un bellissimo parco. Abbiamo fatto 2 passi stamattina, una pace, gli uccellini E gli scoiattolini. e quindi è una bella sorpresa, no? Svegliarsi con questa pace. Abbiamo parcheggiato Charlie proprio qui a fianco in uno stallo apposito per i camper. È a pagamento, ma comunque le cifre di parcheggio sono buone, quindi diciamo staremo qualche ora per visitare la città e poi ripartiremo. L'idea è questa, città che insomma è degna di nota, diciamo così. Esatto, è la seconda città più grande di tutto il paese dopo la capitale Lubiana. Ovviamente ci troviamo esattamente nella zona che è la zona della Stiria, ovviamente la parte slovena, e la città di Maribor conta circa 100.000 abitanti. Maribor è un importante centro universitario, nonché una bellissima città storica. Probabilmente voi la conoscerete per altre cose, perché infatti Maribor è un grosso centro sportivo, ma soprattutto sciistico. Qui intorno ci sono dei grandi impianti sciistici e infatti chi segue lo sport e soprattutto appunto lo sci avrà sentito dire ai telegiornali Maribor. Pensate che è stata anche insignita come capitale dello sport nel 2018. Se avete visto il passato video abbiamo comprato una bottiglia di vino, infatti qui la zona è molto ricca di vigneti e intorno alla città troviamo la vite più vecchia di tutto il mondo. Pensate un po', di tutto il mondo. Oltre 400 anni. Infatti qui è veramente una vera e propria istituzione la viticoltura, ce ne sono tante di produzioni, cantine e come avete visto nel video di ieri le colline intorno sono ricoperte da vigneti, quindi adesso abbiamo capito anche il perché. Esatto, ora facciamo 2 passi per il centro storico, qui c'è anche un fiume che attraversa la città e la andiamo a scoprire insieme. Che è poi la Drava. La Drava. Quello che vedete alle mie spalle è il castello della città di Maribor. Fu costruito intorno all'anno 1500, ovviamente ha una forma rinascimentale, ad opera del re Federico III. Ad oggi ospita il museo della città e una curiosità, la cappella è stata aggiunta successivamente, quindi non era compresa nella pianta iniziale, ma è stata aggiunta diversi anni dopo. Alle mie spalle il monumento della seconda guerra mondiale
che purtroppo ricorda le 667 vittime del conflitto bellico. Gli abitanti lo chiamano Kojak perché pare che gli ricordi l'ispettore Kojak. Vedete, si vedono tutti i volti riprodotti, però li notiamo solo allontanandoci. E questa è la targa commemorativa di questo triste evento. Ora entriamo dentro questa basilica francescana e la scopriamo insieme. Città molto vivibile, bisogna dire. Per essere la seconda città più grande del paese, veramente si viaggia bene, si gira bene. Sì, sì, abbiamo notato questo, che qui le città in Slovenia, quelle un pochino più grandi, sono proprio, non so se concepite in maniera, con una certa logica, urbanisticamente molto vivibili, con questi lungofiumi, con queste passeggiate, tutti locali, quindi c'è sempre la possibilità di fare una passeggiata con tante zone pedonali. A volte nelle nostre città manca la zona pedonale, no? Ti ritrovi magari a fermarti un attimo per fare una foto e ti mettono sotto o moto o auto. Qui c'è sempre la possibilità di fare una passeggiata in tranquillità o nel parco lungo fiume, quindi ci sta piacendo molto questa cosa, è rilassante girare per queste città. E poi hanno tutte le piste ciclabili e abbiamo notato che la maggior parte dei residenti oggi, per dire che è un giorno lavorativo, lunedì ad esempio, si spostano tantissimo con le bici. È vero, c'è pochissimo traffico, inaspettatamente. Quindi diminuendo così gli scarichi e lo smog e facendo magari anche un po' di attività fisica, insomma, e poi non creando anche rumore, confusione, quindi si sta bene. Ve le consigliamo, che si deve dire? Sì. Qui sul fiume Drava poi ci sono tanti ponti sia per le macchine che anche per i pedoni. È una bella città. Questa camminata, ragazzi, mi ha messo un certo languorino e strano. Quindi guardate, ci siamo fermati in una panetteria a prendere una pagnotta di pane, abbiamo preso un burek, lo chiamano anche qui in questo modo, e questa schiaccina con il prosciutto. Strano, il bimbo e il formaggio.
È il bimbo, come presente avete il vostro figlio o figlia quando lo portate nel negozio di caramelle, comprami quello, e Fede fa uguale, non è? Gli viene sempre un languorino come entra nel negozio, c'è il momento proprio, c'è l'anguorino, il momento languorino, e che si fa? Non si può accontentare. Buono. In questo momento ci troviamo nella piazza principale, il fulcro di Maribor. Piazza della Colonna si chiama, proprio per l'obelisco che si trova qui dietro di me. E dietro di me si trova anche il palazzo del municipio, proprio quello lì con le bandiere. Stiamo quasi per terminare il tour di questa bellissima cittadina. Adesso entriamo dentro la cattedrale di San Giovanni Battista. Anche perché i piedini cominciano a fumare. Sì, non ho guardato quanti chilometri abbiamo fatto, ma ve lo diremo quando raggiungeremo Charlie. Lui è lì buono, tranquillo, vicino al parco, nel fresco, nel silenzio, all'ombra. Ma vi assicuriamo che il caldo è uscito fuori, ora si sente. Anche perché tra poco scade il parchimetro e poi dobbiamo fare anche la spesa. Ecco, soprattutto anche quella mi preoccupo perché abbiamo veramente il frigo vuoto, nemmeno le uova, e quindi dobbiamo andare a cercare il supermercato, sì. Per non parlare poi del pranzo. Ma Che hai già mangiato, via. Sì. Oh, ma guardate che... Era solo uno spuntino. Degno di nota anche l'ufficio postale. Allora, ci siamo fermati all'Aldi. Qui in Slovenia l'Aldi lo chiamano Hofer. Abbiamo fatto una bella spesa, 50 euro, abbiamo preso un po' di pesce, un po' di verdura, frutta, le uova, tutto quello che ci serviva, che ci mancava. Ora facciamo anche un pranzetto veloce e poi proseguiamo. Abbiamo individuato anche un punto dove fare un po' di acqua perché siamo agli sgoccioli e stasera abbiamo bisogno anche di farci una bella doccia. E poi vediamo se riusciamo anche a scaricare il nostro VC a secco. Allora, abbiamo trovato un punto dove fare un po' di carico dell'acqua. Dobbiamo ancora risolvere il problema del VC a secco. Abbiamo riscontrato in questi giorni una grande difficoltà. Per quanto riguarda i liquidi, nessun problema perché troviamo tantissimi bagni e soprattutto anche tante aree attrezzate per i camper dove hanno lo scarico per i VC chimici. Ovviamente lì possiamo
svuotare anche il serbatoio dei nostri liquidi. Ma per quanto riguarda i sacchetti, Sì, con del il solido diventa un bel problema, anche perché in tutta la Slovenia, in tutti i posti che abbiamo visitato, abbiamo trovato sempre la raccolta porta a porta e non abbiamo quasi mai trovato dei bidoni per i passanti, per i viaggiatori. È un problema questo. Parlando anche con altri nostri amici viaggiatori che hanno fatto il Nord Europa, ci hanno sollevato il problema che nel Nord Europa per la maggior parte hanno i bidoni all'interno dei loro giardini, nelle abitazioni, quindi raccolta porta a porta. Non è che possiamo andare con il sacchetto dei solidi no. a bussare o nel giardino di un'altra persona. Quindi insomma questa cosa del VC che si scarica senza liquidi, senza chimici, siamo d'accordo, però dipende secondo noi un po' in che paese ti trovi. Ogni paese ha le sue peculiarità o le sue difficoltà, e da una certa latitudine in su i paesi nordici al momento tendono ad avere quasi tutti la raccolta porta a porta. Questo sacchettino è un po' un problema. È un problema. Sì. Dite voi, sì, magari nei giardini ci sono i bidoncini, quelli cestini, però non sempre si trovano, e poi il nostro sacchetto è marchiato proprio, evidentemente si vede che è un sacchetto insomma non da carta da gelato, No. di rifiuti solidi, quindi andare in mezzo a un parco giochi magari dove ci sono i bambini o dove c'è il cestino e buttarlo lì, insomma, non ci sembra proprio una cosa fatta per bene. Ci vorrebbe proprio un classico bidone di smaltimento. Quindi vediamo un attimino, magari è questa la zona sbagliata, diciamo così, della Slovenia, poi probabilmente in altre zone magari sarà diverso. Come possiamo saperlo? Abbiamo fatto una considerazione. Per assurdo, nei paesi che abbiamo visto nei mesi passati, questo metodo sarebbe stato migliore, Sì. perché è impossibile in quei paesi, molto difficile trovare dove scaricare il I VC chimico. servizi, l'area famosa area servizi, Esatto. area service, chiamatela come vi pare, dove ci sono le griglie, oppure c'è il classico pozzetto dove si svuota il VC. Esatto, ci sono tanti bagni pubblici e quindi noi abbiamo sempre fatto in quel modo. Però per assurdo nei paesi come la Turchia e paesi del sud Europa in generale può essere più utile avere un VC a secco, ma di contro nei paesi del nord la vince secondo noi il VC chimico, che è più facile da smaltire. Diciamo che siamo arrivati tardi noi. No, diciamo che noi siamo sempre al contrario. Esatto. Dove ci vuole un metodo noi abbiamo quell'altro e viceversa. Che si deve fare? Perché i ticket sono un po' storti, così, un po' così. Vabbè. Comunque niente, non voleva essere polemica, sono ben organizzati con la raccolta, non c'è immondizia in questa nazione, di quello ne siamo felici. Sapete che noi facciamo parte insomma di un gruppo di raccolta di un sacco pulito, e quindi via via vagliamo i posti da dove è possibile fare una raccolta, dove ci fermiamo, ma fino adesso non c'è stato nulla da raccogliere, e di questo ne siamo molto soddisfatti. E siamo anche soddisfatti di non aver dovuto dare da mangiare a dei cani randagi, perché anche loro qui non si trovano. Quindi per questo siamo felici. Vabbè, risolveremo questo problema del sacchetto dei nostri solidi in qualche altro modo. Non ne le butteremo in natura, quello sicuramente non è parte di noi, però insomma volevo dire che prima o poi troveremo il cassonetto giusto. Sì, anche perché comunque il sacchetto ha una certa capacità. Ci lascia un po' perplessi questa cosa dell'odore, ma insomma siamo ancora in fase di studio. Siamo ancora giovani, dobbiamo ancora capire bene. Sicuramente vogliamo testarlo bene, prima anche di darvi un feedback a voi, a chi magari si appresta a comprare un camper o a cambiare il proprio metodo di smaltimento di VC. Vogliamo farvi capire bene, insomma, a noi non piace provarlo un giorno, due giorni e poi dare un nostro giudizio. Come sapete ci viviamo sempre dentro e vogliamo farvi capire bene quali sono i pro e i contro. Lo vogliamo capire anche noi più che altro. Sì, però ce l'avete consigliato in tanti e noi lo stiamo testando. Ora finiamo di caricare l'acqua e poi cerchiamo anche un luogo dove sostare per questa notte. Let's start a new world today. Life is given us a tree.